Il Kalaripayattu o Kalaripayat è una delle più antiche arti marziali conosciute ed è originario del Kerala, uno stato dell'India meridionale situato tra montagne che guardano l'interno del subcontinente e le coste occidentali del Malabar. Il termine significa letteralmente pratica dell'arte del combattimento e deriva dalle parole in lingua malayalam kalari, cioè combattimento, e payattu, cioè pratica. Secondo altri studiosi invece deriverebbe dal termine sanscrito kalurika, che possiede i medesimi significati. Il Kalaripayattu è un'arte che affonda le sue radici nella più antica tradizione vedica, risalente a 3500 anni fa almeno, e attinge la sua linfa vitale da concetti come quelli dello yoga e della danza indiana, nel comune patrimonio della medicina ayurvedica. Tradizione vuole che il leggendario saggio Parashurama, sesto avatar del dio Vishnu, seguendo gli insegnamenti del dio Shiva, si è identificato come il fondatore di quest'arte e avesse costituito 108 kalari, cioè scuole, in tutta la regione perché i suoi allievi imparassero e tramandassero i suoi insegnamenti alle generazioni successive. Secondo studi condotti nell'ultimo decennio, il Kalaripayattu potrebbe essere forse l'arte marziale più antica della storia umana, da cui deriverebbero tutti gli altri metodi di combattimento asiatici sviluppatisi successivamente. Questa disciplina, a fianco allo yoga, rappresentò l'arte esterna della casta dei guerrieri indiani, gli kshatriya, ma venne utilizzata anche come sistema terapeutico, utile per preparare l'organismo e affiancata anche alla stessa danza indiana, come dicevamo. Il Kalaripayattu è utilizzato anche come forma terapeutica, laddove tramite i cosiddetti punti Marma, ossia i 108 centri energetici e vitali del corpo umano, secondo la medicina ayurvedica, antesignani dei punti dell'agopuntura cinese, è, secondo la medicina ayurvedica, in grado di curare e rivitalizzare l'organismo. La pratica del Kalaripayattu è sempre preceduta dal Guru Vandanam, una serie di forme di saluto al cielo, alla terra, al proprio guru e al dio Ganesha, il dio che elimina gli ostacoli. Le forme di saluto, 30 in tutto, sono usate per rinforzare e rilassare il corpo e per rafforzare la concentrazione del guerriero. Una serie di movimenti precisi, anche con gli occhi, sono direzionati verso i 4 punti cardinali, coinvolgendo nella loro dinamicità tutto il corpo. Obiettivo finale non è solo o tanto la perfetta conoscenza delle tecniche di autodifesa, ma soprattutto la capacità di poter controllare e razionalizzare l'aggressività individuale, sviluppando quindi una coordinazione completa tra mente e corpo, qualcosa che nelle tradizioni orientali abbiamo molto spesso visto. Nei combattimenti vengono poi usati diversi tipi di armi, tra cui bastoni, coltelli a una o più lame, spade a una o più lame, anche qui una frusta metallica, scudi e, non meno importante, anche il fuoco. Citavamo prima la possibilità che il Kalaripayattu possa essere la madre di tutte le arti marziali orientali. Sospesa tra storia e leggenda, si racconta appunto, come avevamo già visto in un video, che il monaco indiano Bodhidharma avesse portato nel suo pellegrinare questa disciplina nella Cina verso il VI secolo d.C., insegnandola, probabilmente insieme anche allo yoga, ai monaci del tempio Shaolin come mezzo di difesa contro gli assalti dei briganti delle zone vicine. In seguito quest'arte marziale si sarebbe poi evoluta nel più noto Kung Fu e quindi nel karate, nel judo e nelle diverse articolate arti marziali asiatiche oggi note, attraverso anche ovviamente la Corea e il Giappone. Il Kalari non è solo lo spazio fisico dove viene praticata questa disciplina, ma anche in una visione più spirituale il luogo dove il guerriero può ritirarsi per meditare e compiere la puja, il rito di adorazione
respirazione prima di iniziare un combattimento o anche concentrarsi sullo studio delle forme. L'insegnamento inizia con le tecniche di controllo del respiro, che ben conosciamo e sono il pranayama, attinti ovviamente dallo yoga, quindi seguono esercizi fisici per la flessibilità del corpo e infine il guerriero può allenarsi con le armi. Generalmente sono insegnate 4 diverse discipline fondamentali: il combattimento a mani nude, il combattimento con bastoni di bambù, il combattimento con le armi e tecniche segrete per colpire, come dicono loro, i punti vitali marmoadi, insegnamento che però è riservato ovviamente a un piccolo gruppo di persone prescelte. Il connubio e l'integrazione degli insegnamenti dell'Hatha Yoga nell'arte del Kalaripayattu sono un mezzo utile per incrementare la flessibilità degli arti, ma soprattutto per raggiungere un equilibrio interiore appunto attraverso il controllo della mente. Questo punto rappresenta uno degli elementi di contatto fra yoga e quest'arte marziale, un concetto che ritorna, abbiamo ritrovato tantissime volte tra gli antichi guerrieri asiatici che si sottoponevano a durissime meditazioni prima di scendere in battaglia. A questo aspetto filosofico si associa anche la medicina ayurvedica che, grazie ai principi della tradizione indiana, si occupa della guarigione dei praticanti da contratture muscolari, problemi articolari e ferite. La filosofia Kalari insegna infatti in modo apparentemente paradossale che un buon allievo non dovrebbe combattere ma cercare la pace. La tecnica può avergli anche donato gli strumenti per difendersi o uccidere un nemico, ma il suo maestro gli avrà trasmesso una filosofia fatta di pace, in cui il combattimento verrà usato solo per proteggere se stesso, la sua famiglia, il suo re, in presenza di un pericolo. È molto interessante poi che appunto i maestri di Kalaripayattu siano anche dei maestri di yoga e anche dei medici ayurvedici, quindi uniscono 3 facce di una stessa medaglia all'interno di uno stesso corpus di tradizioni e pratiche. Questa è l'arte del Kalaripayattu, in cui il corpo e la mente si esercitano come in una danza.